Adagiata come una corona di terracotta sulle dolci colline toscane, Siena emerge quale città dalle 1000 sfumature, dove il calore del mattone rosso si fonde con secoli di gloria medievale. Le sue contrade raccontano storie di passioni e rivalità antiche, mentre la Torre del Mangia veglia maestosa sulla piazza del Campo, che un tempo fu teatro di commerci e di sogni repubblicani. Siena è una città straordinaria che racchiude secoli di storia, arte e tradizioni nella cornice intatta del suo centro storico medievale. Nata come insediamento etrusco e successivamente colonia romana, questa perla toscana conobbe il suo periodo di massimo splendore tra il XII e il XIV secolo, quando si affermò come potente repubblica indipendente e centro bancario e commerciale di rilevanza europea. Durante il Medioevo, Siena si trasformò in una delle città più prospere e innovative d'Europa, rivale di Firenze per potenza economica e splendore artistico. Questo periodo d'oro si concretizzò nella nascita della scuola senese di pittura, che con Duccio di Buoninsegna, Simone Martini e i fratelli Lorenzetti creò alcuni dei capolavori più significativi del Trecento italiano. La terribile epidemia di peste del 1348, che decimò la popolazione, e la successiva sottomissione a Firenze nel 1555 segnarono l'inizio di un lungo periodo di declino. Paradossalmente, proprio questa stagnazione economica ha preservato intatto il volto medievale della città, cristallizzando Siena nel suo momento di massimo fulgore. Visitare Siena significa immergersi in un autentico viaggio nel tempo, passeggiando tra vicoli lastricati, palazzi gotici e piazze che conservano intatto il fascino del Medioevo. La sua struttura urbanistica unica, sviluppata attorno a 3 colli e organizzata nei caratteristici terzi e nelle storiche contrade, rende Siena una città dalla bellezza senza tempo, dove ogni angolo racconta storie di nobili famiglie, banchieri illuminati e artisti visionari. Ma prima di procedere con l'itinerario, vorrei farvi notare che questa città ha una caratteristica assolutamente unica al mondo. Siena non è semplicemente una città toscana, ma un mosaico vivente di 17 piccole nazioni in miniatura, chiamate contrade. Immaginate di nascere e scoprire che non siete solo italiani o senesi, ma appartenete per sempre all'Aquila, al Drago o alla Lupa. Questa non è fantasia, è la realtà quotidiana di ogni abitante di Siena, dove l'appartenenza alla propria contrada è più forte di qualsiasi altro legame. Tutto inizia nel Medioevo, quando Siena era una potente città-stato in costante conflitto con Firenze. Per organizzare la difesa, la città venne divisa in quartieri militari. Ogni zona doveva fornire soldati, armi e denaro per proteggere le mura. Da necessità militare, questa divisione si trasformò in qualcosa di molto più profondo. Le contrade, che un tempo erano addirittura 59, svilupparono ognuna la propria identità: stemmi, colori, inni, santi protettori. Nel 1729 furono ridotte alle attuali 17, ma il loro spirito si era ormai radicato nell'anima della città. E poi arriva il Palio. 2 volte l'anno, il 2 luglio e il 16 agosto, Piazza del Campo si trasforma nel teatro della rivalità più antica d'Europa. Solo 10 contrade possono correre, e quando il cavallo della Lupa batte quello del Nicchio,
non è solo una gara, è una questione d'onore che si tramanda da secoli. I contraddaioli si preparano tutto l'anno per questi 90 secondi di corsa. Le prove, le alleanze segrete, i tradimenti, le lacrime di gioia e di rabbia. Tutto ruota attorno a un drappo di seta chiamato cencio. Il nostro viaggio inizia dalla Basilica di San Francesco, importante edificio gotico costruito tra il 1228 e il 1255, che rappresenta una delle prime chiese francescane in Italia. Nonostante l'aspetto sobrio della facciata in mattoni, l'interno custodisce numerosi tesori artistici, tra cui affreschi di Ambrogio Lorenzetti e del Sodoma. La chiesa è famosa per un evento miracoloso avvenuto nel 1730, quando 351 ostie consacrate, rubate e poi ritrovate, si sono conservate intatte fino ai giorni nostri. Queste ostie miracolose sono custodite in un tabernacolo e venerate dai fedeli. Adiacente alla chiesa si trova l'oratorio di San Bernardino, con affreschi del Beccafumi e del Sodoma che raccontano storie della vita della Vergine. Dalla Basilica di San Francesco dirigetevi verso nord-est attraverso Via dei Rossi per raggiungere Piazza Salimbeni, circa 5 minuti a piedi. Nel cuore del centro storico si trova Piazza Salimbeni, elegante spazio urbano delimitato da 3 palazzi storici che oggi ospitano la sede centrale di Monte dei Paschi di Siena, la banca più antica del mondo ancora in attività, fondata nel 1472. Al centro della piazza si erge la statua di Sallustio Bandini, economista senese del XVIII secolo, realizzata dallo scultore Tito Sarrocchi nel 1882. I 3 edifici che circondano la piazza, Palazzo Salimbeni in stile gotico, Palazzo Spannocchi in stile rinascimentale e Palazzo Tantucci in stile neoclassico, rappresentano 3 diverse epoche architettoniche e raccontano la storia e l'evoluzione della potenza finanziaria senese. Particolarmente interessante è la collezione d'arte custodita all'interno di Palazzo Salimbeni, che comprende opere di artisti senesi dal XIV al XX secolo, visitabile su prenotazione. Da Piazza Salimbeni percorrete via Banchi di Sopra verso sud per circa 3 minuti per raggiungere Piazza Tolomei. Una delle piazze più eleganti e meno note ai turisti è Piazza Tolomei, dove sorge l'omonimo palazzo, straordinario esempio di architettura gotica civile. Costruito nella seconda metà del XIII secolo dalla potente famiglia Tolomei, rivale dei Salimbeni, questo elegante edificio in pietra con bifore e trifore rappresenta perfettamente lo stile dei palazzi nobiliari senesi medievali. Al momento delle riprese il palazzo era coperto da ponteggi per lavori di ristrutturazione, quindi non è possibile ammirarne la facciata, ma rappresenta comunque un'importante testimonianza dell'architettura nobiliare senese. Di fronte al palazzo si trova la piccola chiesa di San Cristoforo, di origine romanica ma rimaneggiata nel XV secolo, che conserva pregevoli opere d'arte tra cui una Madonna con bambino di Sano di Pietro. La piazza, con la sua atmosfera raccolta e autentica, offre uno spaccato della Siena medievale, lontano dalle rotte turistiche più battute. Da Piazza Tolomei proseguite lungo via Banchi di Sotto per circa 2 minuti per raggiungere la chiesa di San Martino. Nel cuore del terzo di città, uno dei 3 storici rioni in cui è suddivisa Siena, si nasconde una gemma spesso ignorata dai percorsi turistici più battuti, la chiesa di San Martino. Le sue origini risalgono almeno al XII secolo, anche se l'aspetto attuale è frutto di interventi seicenteschi che ne hanno arricchito la struttura, senza tradirne la semplicità. La facciata in mattoni, sobria ed elegante, non lascia intuire la ricchezza che si cela all'interno, un sorprendente insieme di opere barocche firmate da grandi maestri della scuola senese e fiorentina. Tra queste spiccano i dipinti di Rutilio Manetti e Raffaello Vanni, oltre a una tela di Giovanni Biliverta.
ma è nella cappella della Madonna del Popolo che si percepisce l'anima più autentica di questo luogo. Qui si venera una sacra immagine della Vergine, oggetto di profonda devozione da parte dei senesi. In un'atmosfera raccolta e silenziosa, lontano dal clamore turistico, la chiesa di San Martino regala un momento di bellezza intima, fatta di arte, fede e storie intrecciate tra loro. Dalla chiesa di San Martino dirigetevi verso sud lungo via di Città per circa 5 minuti per raggiungere Piazza del Campo. Il nostro itinerario prosegue con Piazza del Campo, unanimemente considerata una delle piazze più belle del mondo. Questa straordinaria piazza, dalla caratteristica forma a conchiglia, inclinata verso il Palazzo Pubblico, rappresenta il cuore pulsante della vita sociale e politica senese fin dal Medioevo. Realizzata tra il XII e il XIII secolo, la piazza è pavimentata con mattoni rossi disposti a spina di pesce e divisa in 9 spicchi, in omaggio al governo dei Nove che resse la città nel suo periodo di massimo splendore. I palazzi nobiliari che la circondano con le loro eleganti facciate gotiche creano un'armonia architettonica perfetta, incorniciando questo spazio urbano di incomparabile bellezza. Al centro della piazza si trova la Fonte Gaia, elegante fontana rinascimentale realizzata da Jacopo della Quercia nel 1419. L'attuale fontana è una copia ottocentesca dell'originale, i cui frammenti sono conservati nel complesso museale di Santa Maria della Scala. Piazza del Campo è teatro 2 volte l'anno, 2 luglio e 16 agosto, del celebre Palio, l'antica corsa di cavalli che vede competere le 17 contrade cittadine in una tradizione che affonda le sue radici nel Medioevo. Durante l'anno la piazza si trasforma in un vero e proprio salotto cittadino, dove senesi e turisti si siedono sul pavimento inclinato per godere del sole, chiacchierare o semplicemente ammirare la bellezza circostante. Sul lato meridionale di Piazza del Campo si erge maestoso il Palazzo Pubblico, straordinario esempio di architettura gotica civile e simbolo del potere della Repubblica senese. Iniziato nel 1297 e completato nel corso del XIV secolo, questo elegante edificio in mattoni e travertino, con le sue trifore e bifore finemente decorate, testimonia l'orgoglio civico e la ricchezza della Siena medievale. Accanto al palazzo si slancia verso il cielo la Torre del Mangia, alta 87 metri e considerata tra le torri medievali più belle d'Italia. Costruita tra il 1338 e il 1348, prende il nome dal suo primo custode, Giovanni di Balduccio, soprannominato Mangiaguadagni, per la sua proverbiale propensione a spendere il suo stipendio. La scalinata a chiocciola di 400 gradini conduce a una piattaforma panoramica che offre una vista mozzafiato sulla città e sulle dolci colline circostanti. All'interno del Palazzo Pubblico si trova il Museo Civico, che custodisce alcuni dei più importanti capolavori dell'arte senese. Tra questi spiccano gli affreschi del Buon Governo e del Cattivo Governo di Ambrogio Lorenzetti, ciclo pittorico di straordinaria importanza storica e artistica, che illustra gli effetti della buona e della cattiva amministrazione sulla città e sul contado. Altrettanto celebre è la Maestà di Simone Martini, raffinato affresco che rappresenta la Madonna in trono circondata da santi e angeli. Le sale del palazzo, con i loro soffitti a cassettoni, pavimenti in cotto e pareti affrescate, offrono un'immersione completa nell'atmosfera della Siena medievale e nel suo sofisticato linguaggio artistico. Da Piazza del Campo salite lungo via di Città per circa 7 minuti per raggiungere Palazzo Chigi Saracini. Uno dei più eleganti palazzi gotici di Siena è Palazzo Chigi Saracini, costruito nel XIII secolo
e rimaneggiato nei secoli successivi. La sua caratteristica facciata curvilinea, che segue l'andamento della via, e la torre merlata lo rendono immediatamente riconoscibile nel panorama urbano. Dal 1932 il palazzo ospita l'Accademia Musicale Chigiana, prestigiosa istituzione fondata dal conte Guido Chigi Saracini, che offre corsi di perfezionamento musicale e organizza il celebre festival estivo della settimana musicale senese. All'interno si possono ammirare la ricca collezione d'arte, con opere di Botticelli, Sassetta e Beccafumi, e la preziosa raccolta di strumenti musicali storici. Da Palazzo Chigi Saracini proseguite lungo via di Città per circa 3 minuti per raggiungere Palazzo delle Papesse. Nel cuore del centro storico si trova Palazzo delle Papesse, elegante edificio rinascimentale costruito nella seconda metà del XV secolo per Caterina Piccolomini, sorella di Papa Pio II. Questo palazzo, con la sua raffinata facciata in pietra e i suoi cortili interni, rappresenta un significativo esempio dell'architettura civile senese del Rinascimento. Oggi il palazzo ospita un importante centro di arte contemporanea, con mostre temporanee di artisti internazionali e progetti culturali innovativi. Il confronto tra le opere contemporanee e gli spazi storici crea un dialogo stimolante tra passato e presente, offrendo una prospettiva inedita sulla cultura senese. Da Palazzo delle Papesse attraversate la strada per raggiungere direttamente Santa Maria della Scala, 1 minuto a piedi. Di fronte al Duomo sorge il complesso di Santa Maria della Scala, uno dei primi esempi di ospedale in Europa, attivo dal IX secolo fino agli anni 90 del Novecento. Questo imponente edificio, che si sviluppa su 4 livelli lungo il pendio della collina, svolse per secoli un ruolo fondamentale nell'accoglienza dei pellegrini che percorrevano la via Francigena, nell'assistenza ai poveri e nell'accudimento dei bambini abbandonati. Oggi trasformato in museo, Santa Maria della Scala custodisce importanti cicli di affreschi, tra cui quelli del Pellegrinaio, capolavoro del Quattrocento senese che illustra la vita quotidiana dell'ospedale. Particolarmente suggestivi sono gli ambienti sotterranei, con le loro volte a crociera, e i corridoi scavati nella roccia, che ospitano collezioni archeologiche ed arte contemporanea. Da Santa Maria della Scala attraversate Piazza del Duomo per raggiungere direttamente la cattedrale. Proseguendo il nostro itinerario, raggiungiamo il Duomo di Siena, capolavoro dell'architettura gotica italiana dedicato alla Madonna Assunta. La sua facciata, iniziata da Giovanni Pisano e completata nel XIV secolo, è un trionfo di marmi policromi, sculture, mosaici e decorazioni che lasciano senza fiato per la loro ricchezza e armonia. L'interno, a croce latina con 3 navate, colpisce per l'alternarsi di fasce di marmo bianco e nero, i colori araldici della città, e per il pavimento a commesso marmoreo, straordinario ciclo di 56 tarsie realizzate tra il XIV e il XIX secolo da artisti come Domenico Beccafumi. Questi magnifici pannelli, che rappresentano scene bibliche, allegorie e storie della tradizione senese, sono normalmente protetti e vengono completamente scoperti solo per alcune settimane all'anno. Accanto al Duomo si trovano i resti del Duomo Nuovo, l'ambizioso progetto di ampliamento della cattedrale che avrebbe dovuto trasformare l'attuale chiesa nella navata trasversale di un edificio di dimensioni colossali. I lavori, interrotti a causa della peste del 1348, hanno lasciato suggestive testimonianze architettoniche come la facciata del facciatone, che offre un altro punto panoramico sulla città. Dal Duomo scendete le scale verso est per raggiungere il Battistero di San Giovanni. Al di sotto del Duomo, sul versante orientale della collina, si trova il Battistero di San Giovanni, edificio gotico la cui facciata in marmo bianco e verde rimase incompiuta. Costruito a partire dal 1316, il battistero è dominato all'interno dal magnifico fonte battesimale esagonale,
capolavoro rinascimentale realizzato da artisti del calibro di Jacopo della Quercia, Lorenzo Ghiberti e Donatello. Le formelle in bronzo dorato che decorano il fonte rappresentano scene della vita di San Giovanni Battista e costituiscono uno dei cicli scultori più significativi del primo Rinascimento toscano. Gli affreschi della volta, opera di Lorenzo Di Pietro detto il Vecchietta, completano l'atmosfera solenne e raccolta di questo spazio sacro. Dal battistero dirigetevi verso sud-ovest attraverso via del Capitano e via Santa Caterina per raggiungere il santuario di Santa Caterina, 8 minuti a piedi. Nella contrada dell'Oca si trova il santuario di Santa Caterina, complesso religioso sorto intorno alla casa natale della Santa Patrona d'Italia. Questo luogo di grande spiritualità comprende la casa santuario, trasformata in oratorio nel XV secolo, dove ancora si conservano oggetti appartenuti alla santa, e la chiesa del Crocifisso, costruita nel XVI secolo, che custodisce il crocifisso ligneo davanti al quale, secondo la tradizione, Santa Caterina ricevette le stigmate. Gli affreschi del Sodoma e di Francesco Vanni che decorano gli ambienti illustrano episodi della vita della santa e costituiscono un importante ciclo pittorico del Cinquecento senese. Il santuario, con la sua atmosfera raccolta e mistica, rappresenta uno dei luoghi più significativi per comprendere la spiritualità senese. Dal santuario di Santa Caterina scendete verso ovest per circa 5 minuti per raggiungere Fontebranda. Ai piedi della collina di Castelvecchio, nel cuore del Terzo di Camollia, si trova Fontebranda, la più antica e celebre delle fonti pubbliche di Siena, ricordata anche da Dante nel 30° canto dell'Inferno. Costruita nel 1246, questa monumentale fontana in laterizio è costituita da 3 grandi arcate gotiche che proteggono le vasche utilizzate in passato per l'approvvigionamento idrico, il lavaggio dei panni e l'abbeveraggio degli animali. La fonte, che prende il nome dal torrente che scorre nelle vicinanze, rappresenta un'importante testimonianza dell'ingegneria idraulica medievale e del rapporto della città con l'acqua, risorsa preziosa, in un territorio collinare come quello senese. L'atmosfera suggestiva del luogo, con il rumore dell'acqua che scorre e le antiche mura che lo circondano, evoca secoli di storia e vita quotidiana. Da Fontebranda salite verso nord-est lungo via Camporegio per raggiungere la Basilica di San Domenico, 7 minuti a piedi. Sul colle di Camporegio si erge la monumentale Basilica di San Domenico, uno dei più importanti edifici religiosi di Siena. Costruita tra il 1226 e il 1265 e ampliata nel XIV secolo, questa imponente chiesa in mattoni rappresenta un significativo esempio di architettura gotica domenicana. L'interno, caratterizzato da un'unica ampia navata, ospita la cappella di Santa Caterina da Siena, dove si conservano la testa e il pollice della Santa Patrona d'Italia. Le pareti della cappella sono decorate con affreschi del Sodoma, che illustrano episodi della vita della santa. Tra le altre opere di pregio conservate nella basilica spiccano una Madonna di Guido da Siena e affreschi di Francesco di Giorgio Martini. La chiesa, con il suo alto campanile e il suggestivo chiostro, domina il panorama occidentale della città e offre una vista spettacolare dal suo sagrato. Dalla Basilica di San Domenico dirigetevi verso nord-est salendo verso la fortezza, 10 minuti a piedi attraverso Viale Maccari. Sulla collina di San Prospero, nel punto più elevato della città, si trova la fortezza medicea, imponente struttura difensiva costruita tra il 1561 e il 1563 su progetto di Baldassarre Lanci per volere di Cosimo I de' Medici. Questa fortificazione a pianta pentagonale, con bastioni angolari e possenti mura,
fu concepita non solo come difesa militare, ma anche come simbolo tangibile del dominio fiorentino sulla città. Oggi la fortezza ospita l'Enoteca Italiana e i suoi giardini offrono una splendida vista panoramica sulla città e sulle colline circostanti. Nelle sere d'estate lo spazio viene utilizzato per concerti e manifestazioni culturali, offrendo un'atmosfera suggestiva sotto le stelle. Per quanto riguarda la gastronomia senese, ho selezionato alcuni ristoranti che rispecchiano meglio la tradizione culinaria locale, dove potrete assaporare i piatti tipici della cucina toscana in ambienti autentici e accoglienti. Troverete tutte le informazioni dettagliate su questi locali, inclusi indirizzi, specialità e caratteristiche, nella descrizione del video che accompagna questa guida. La cucina senese, ricca di sapori genuini e ingredienti del territorio, vi permetterà di completare la vostra visita con un'esperienza gastronomica indimenticabile, alla scoperta dei sapori che da secoli caratterizzano questa terra. Questo tour vi ha condotto attraverso i punti più significativi del centro storico di Siena, offrendo un assaggio della straordinaria ricchezza artistica, architettonica e culturale di questa perla medievale toscana. Dal maestoso Duomo alla suggestiva Piazza del Campo, dalle chiese ricche d'arte ai palazzi nobiliari, avete attraversato secoli di storia ammirando l'eredità di una delle città più raffinate del Medioevo europeo. Siena, con la sua atmosfera sospesa nel tempo, le sue tradizioni ancora vive e la sua bellezza armoniosa, rappresenta una destinazione imperdibile per chi ama l'arte, la storia e la cultura italiana. Il suo centro storico, dichiarato patrimonio dell'umanità dall'UNESCO, offre un'esperienza di viaggio unica, in cui ogni scorcio, ogni piazza e ogni vicolo racconta storie di fede, potere, arte e vita quotidiana. Vi invitiamo a perdervi nei vicoli medievali, a lasciarvi sorprendere dagli scorci inaspettati, a immergervi nell'atmosfera unica delle contrade e a gustare la cucina locale per scoprire l'anima autentica di questa città straordinaria. Buon viaggio e arrivederci a Siena!